Il corso che si terrà presso il nostro studio sabato 21 settembre a Latina in via Montesanto 20, e per informazioni è sufficiente chiamare lo 0773 694986, andrà ad approfondire quello che è l'argomento dell'impiego dei filler in odontoiatria, andando a definire in maniera chiara e inappellabile quello che è il campo di applicazione dei filler che può realizzare un laureato in odontoiatria. E particolare attenzione verrà posta proprio sul filler delle labbra, essendo questo stesso il titolo del corso che noi andremo a fare, in cui 3 relatori, quali il sottoscritto, mio figlio Andrea e la dottoressa Maria Stella Tassone, andranno a discutere su quella che è una sorta di guida pratica che poi verrà fornita successivamente ai partecipanti al corso, su quello che è l'utilizzazione dei filler labbra in odontoiatria. Il corso si orienta in 2 fasi. Nell'ambito della mattinata tratteremo una parte strettamente teorica in cui cercheremo di dare le maggiori indicazioni sull'impiego dei filler in odontoiatria, dal campo dell'applicazione alle metodiche con cui vengono fatte le applicazioni di questi impianti, perché di veri e propri impianti noi stiamo parlando, che vanno ad interessare il terzo inferiore della faccia, che è l'area di competenza dell'odontoiatra sia nel paziente giovane che richiede modificazioni estetiche o addirittura cosmetiche, come l'aumento di volume delle labbra e la modificazione del contorno delle labbra in accordo a quelle che sono le maggiori tendenze del momento, e praticamente il ringiovanimento del volto nei soggetti invece praticamente che sono interessati dai fenomeni dell'invecchiamento. In più, se avanzerà il tempo, tratteremo condizioni particolari come il riempimento delle cicatrici. Quindi il nostro programma verterà principalmente su quella che è l'anatomia del volto. Sull'anatomia del volto noi cosa andremo a fare? Andremo a chiarire innanzitutto un concetto fondamentale, che l'anatomia descrittiva, così come ci state insegnata nei corsi di laurea di medicina e odontoiatria, non soddisfa le richieste dell'odontoiatra che si approccia ad un trattamento estetico dei tessuti molli periorali del terzo medio e del terzo inferiore della faccia, ma a questa anatomia descrittiva deve abbinare l'anatomia dinamica del terzo inferiore della faccia, che fa parte di un contesto globale del volto, in cui praticamente proprio le dinamiche funzionali vanno a indicare e a valutare le aree di trattamento e quindi il paziente in base all'età e al sesso. Poi riapprofondiremo sempre l'argomento riguardo alle aree di competenza dell'odontoiatra. Poi ci sarà una seduta diretta praticamente sull'acido ialuronico e poi praticamente le tecniche iniettive, con addirittura seguite da un live in diretta su modelle. Quali sono le aree praticamente che sono più idonee da trattare nell'ambito dei trattamenti con i filler? Sono quelle dal punto di vista anatomiche che noi praticamente dobbiamo valutare in termini di percorsi vascolari. Per noi sono importanti conoscere bene l'andamento dei vasi e capire quali sono le danger zone,
cioè le zone a rischio dove noi dobbiamo porre estrema attenzione, e quali sono invece i percorsi nervosi che noi andremo a valutare e a conoscere, per poi porre attenzione a quelle determinate aree, soprattutto nelle aree di emergenza delle vie nervose. Poi soffermeremo l'attenzione sui nostri muscoli pellicciai, parlando e ponendo attenzione allo SMAS e al sistema PP, platisma primitivo, e al sistema dello sfintere collis profundus, il quale praticamente, che derivano tutti dal secondo arco branchiale, cioè innervati dal settimo paio dei nervi cranici, che rappresenta tutta la muscolatura mimica espressiva del volto. Particolare attenzione verrà data all'istologia dei tessuti cutanei e dei tessuti mucosi nell'analisi e nella realizzazione del ringiovanimento, ben sapendo praticamente che il ringiovanimento dei tessuti può essere realizzato solo quando noi abbiamo capito in maniera chiara come avviene il fenomeno dell'invecchiamento dei tessuti, e quindi possiamo porre rimedio sia con l'applicazione di filler sia abbinando altri discorsi che sono strettamente pertinenti al campo dell'odontoiatria, e andremo a trattare i solchi, quali praticamente i solchi nasolabiali e il solco mentoniero, ma anche le rughe come la ruga della marionetta, le depressioni delle commessure labiali che modificano il contorno delle labbra, e poi un aumento invece volumetrico che andrà a interessare soprattutto i soggetti giovani su quello che è il corpo e l'azione sul corpo, aumentando il volume e il contorno praticamente delle labbra, che rientra praticamente in una modificazione dell'estetica sia nel soggetto anziano quanto nel giovane. Qual è lo studio preliminare che noi dobbiamo fare? Lo studio preliminare che dobbiamo fare è valutare l'invecchiamento del volto, valutando praticamente quali sono i fattori che determinano l'invecchiamento del volto, quindi l'espressività superficiale e profonda, in fase statica e fase dinamica del volto, quindi una ruga cambierà se è una ruga che resta in fase statica o se è una ruga che si presenta solo in fase dinamica. Andremo a trattare l'individuazione delle irregolarità e delle disarmonie del volto, andremo a porre attenzione alla selezione del paziente e alla valutazione dell'area da trattare. Tutte le indicazioni e controindicazioni verranno indicate e le complicanze che possono presentarsi nel corso di un trattamento con filler e come dovremo gestire queste complicanze eventualmente si determinassero. Ovviamente dobbiamo sempre, anche nell'ambito della valutazione, conoscere i limiti della tecnica e conoscere eventuali tecniche combinate che noi possiamo utilizzare per soddisfare le richieste del paziente, far firmare al paziente un consenso informato in cui vengono elencati tutti gli aspetti della procedura e poi le istruzioni successive che devono essere fornite al paziente per fare praticamente nel decorso post-operatorio. Adesso vi lascio e entreremo nel vivo del trattamento dell'invecchiamento del volto per capire come l'evoluzione delle tecniche di ringiovanimento del viso si è accelerata negli ultimi anni grazie ai processi realizzati nella comprensione dell'invecchiamento.